In questo video voglio raccontarti l'attrezzatura che ho utilizzato di più nel 2024 per fare audio e video podcast. Mi concentrerò soprattutto sulle cose relativamente economiche. Allora, come ti raccontavo nell'introduzione, in questo video voglio parlarti un po' di tutto ciò che ho utilizzato tanto nel 2024. Ho qui davanti a me un sacco di cose che voglio mostrarti, quindi siediti, mettiti comodo. Ti lascio i link in descrizione di tutto quello che ti mostro, in modo che tu possa poi eventualmente andarlo ad approfondire o a acquistarlo. Come ti dicevo nell'introduzione, ho cercato di concentrarmi sulle cose economiche. Economiche non vuol dire che costano poco, vuol dire che nella loro categoria sono relativamente economiche, ma per ogni singolo oggetto che ti faccio vedere ti spiego nel dettaglio. Parto veramente a caso perché ho un sacco di cose qui con me. Allora, la prima cosa che voglio prendere sono queste cuffie. Queste cuffie sono delle cuffie della T-Bone e il modello è HD515. Ho fatto un video anche di queste cuffie, così come di tutto quello che ti mostro. Quindi se vuoi approfondire non tanto le cuffie, ma adesso ti farò vedere dei microfoni, schede audio, eccetera, eccetera, trovi i video sul mio canale in modo che puoi andarli ad approfondire. Benissimo. Queste cuffie sono diventate in poco tempo le mie preferite. Uno, perché sono simili, molto simili alle... Queste qui sono le Sony MDR 7506 e sono abbastanza simili, anche se queste qui, le T-Bone, sono infinitamente più comode. Sono molto più imbottite qui, molto più imbottite sui padiglioni, e questa cosa è veramente comoda. Non si piegano come le Sony. Queste qui sono diventate in poco tempo le mie cuffie preferite con le quali faccio montaggio video. Quindi tutti i video, compreso questo, vengono montati utilizzando queste cuffie. Mi trovo veramente bene perché le uso anche per ore intere, sono comodissime e costano tipo 30 euro, 32, 35 euro. Costano pochissimo, sono cuffie studio, pazzesche, cioè qualità, rapporto qualità-prezzo pazzesco, veramente non ho nulla da dire. Sono, per quello che ti puoi aspettare da un paio di cuffie di 30 euro, 32, 35, non mi ricordo quanto costano, suonano veramente bene. Ok, questa è la prima cosa che ti volevo far vedere. Ti ripeto, ti faccio vedere tutto mischiato perché ho qui un sacco di roba, ma ti lascio tutti i link in descrizione. Seconda cosa che vedo qui davanti a me, un hard disk. Questo hard disk è un hard disk SSD della Crucial ed è 1 tera. Questo qui è la serie X10, la serie, credo sia quella più costosa, la serie top della Crucial, ma la Crucial fa anche la serie X9, X8, X6 se non ricordo male. Allora, perché uso questo hard disk? Al di là del fatto, guarda quanto è piccolo, ok? È USB-C. Questo hard disk lo uso per montare i video, non tanto per l'audio, perché l'audio, tutto sommato, l'hard disk interno del computer va benissimo. Quando monti video, e i video sono di parecchi giga, avere un hard disk velocissimo è molto comodo. Adesso non mi ricordo i dettagli della velocità, ma ti lascio in descrizione il link in modo che tu possa andarlo ad approfondire. Ci monto direttamente i video, quindi metto il file audio, il file video qui, me li importo da qui su Final Cut Pro X e monto direttamente. Quando ho finito il video lo esporto qui. Tutto questo in tempo reale, quindi non si è mai bloccato, mai avuto un problema. Ne ho diversi di questi. All'inizio avevo preso l'X6, se non ricordo male, quello più economico della serie. In realtà anche con quello ci monto video, però nel momento in cui i video sono diventati sempre più pesanti ho preferito optare per un hard disk ancora più veloce. Mi pare che questo è il doppio della velocità rispetto all'X5, l'X6, insomma quella cosa lì. È relativamente economico per essere un hard disk, lo trovi in offerta su Amazon spesso, ti lascio il link in descrizione. Quindi se anche tu fai video, un hard disk esterno SSD velocissimo è fondamentale, non puoi assolutamente farne meno. Ok, andiamo avanti, microfoni. Allora, qui davanti a me vedo un T-Bone SC140, è un microfono a condensatore, un microfono pencil, quindi è un microfono a diaframma piccolo. Nello specifico questo ha sia un attenuatore 10 e 20 decibel che un filtro a 2 posizioni. Io sinceramente lo uso sempre flat. Questo microfono qui l'ho utilizzato tantissimo nel 2024 e tutti i video che non sono in questa posizione qui, quindi senza avere la libreria dietro su questa scrivania, tutti i video sono stati fatti con questo. Quindi tutte le altre angolazioni che utilizzo nel mio studio, sempre questo. Adesso il mio suono lo stai sentendo dall'Octava MK01201, questo qui però costa 300 euro, questo qui costa 40 euro. E ti dico la verità, la differenza c'è ovviamente, questo qui è più scuro, è un po' più corposo come suono, ma questo qui per 40 euro è
è assolutamente da avere. Io sono innamorato della T-Bone non perché mi regalano i prodotti, perché tante altre aziende mi regalano i prodotti, ma non è che faccio tutte queste sviolinate. Questi sì, perché sono prodotti pazzeschi. Quella T-Bone sono veramente prodotti pazzeschi. Costano poco e suonano veramente bene. Quindi per chi sta iniziando, secondo me sono la scelta migliore in assoluto. Comunque, questo microfono qui, io in studio utilizzo i 2 microfoni Pencil che utilizzo sono l'Octava, è fisso qui, non lo muovo mai, e questo qui invece si muove sempre in base alle angolazioni che voglio dare ai video. Ok, quindi qualsiasi video tu abbia visto, dove ovviamente non si vede il microfono in camera, nel mio studio è sempre questo. Ok? Quindi sai come suona. Ancora, andiamo avanti. Ok, questo qui è un braccio articolato della Gravity. Anche di questo trovi il video, anche di questo ti lascio il link in descrizione. Questo braccio articolato è fondamentale perché io gli aggancio il microfono, ovviamente aggiungendo sempre l'attacco per microfono. Ecco, io gli attacco di solito questo microfono qui, e questo qui lo metto sul palo della luce, quindi ho una luce lì con un treppiedi, con uno stativo, gli aggancio questo e muovo il microfono in modo che per esempio venga dal basso. Ora adesso si vede, sarà ancora più in basso, o che viene dall'alto. Gli puoi mettere anche una fotocamera leggera, gli puoi mettere sicuramente un action cam, lo puoi articolare come vuoi, quindi lo puoi trasformare in tutti i modi possibili e immaginabili. Costa veramente 2 lire, mi pare 17 euro, 18 euro, una cosa del genere. Trovi sia il link in descrizione per questo prodotto, ma anche il video sul mio canale dove ti mostro esattamente come lo utilizzo, ti faccio una serie di casistiche. Questo è molto molto bello. Certo, non gli puoi mettere una fotocamera pesante con un obiettivo perché non lo regge, non è nato per questo. Cose leggere come un microfono leggero, come un action cam, magari una macchina fotografica leggera, lo smartphone assolutamente sì, lui lo regge in maniera perfetta e ti risolve tante situazioni. Quindi questo qui è un altro delle cose che nel 2024 ho utilizzato sempre. Infatti fra un po' devo rimontare lo studio perché sono tutte cose che utilizzo, quindi ho dovuto staccare tutte. Sempre a proposito di cose che servono per la macchina fotografica, ma non solo, c'è questo treppiedi della Moman con la testa della Neewer. Moman io la conoscevo come marca, poi ho comprato questo treppiedi che può essere sia piatto così, come vedi è proprio a terra, ma in maniera molto 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 semplice, girando semplicemente questa manopolina nel verso giusto, ok, si può anche orientare così, quindi diventa più alto. Questo qui regge la mia macchina fotografica che non è pesantissima col mio obiettivo, che non è pesantissimo, però lo regge benissimo. E questa testa anche mi serve appunto per mettergli la macchina fotografica. Quindi questa accoppiata io l'ho trovata sicuramente economica, perché adesso non mi ricordo i prezzi, ma costa veramente poco ed è pesantissimo. Quindi se ci tieni alla tua attrezzatura e ti serve un treppiedi da scrivania, perché di questo parliamo, con una testa fatta apposta per fare video, non foto, ma video, questo secondo me è veramente veramente la scelta migliore. Io sono soddisfatto perché pesantissimo, ne ho avuto i cavalletti treppiedi anche molto piccoli, anche della Manfrotto, di Joby, eccetera, ma questo qui è un'altra storia. Questo qui è pesante e costa poco, quindi ti lascio il link in descrizione. Le ultime 3 cose. Questo, l'obiettivo. Allora, tutti i miei video che vedi da questa scrivania, come dicevo prima, hanno questo microfono, l'Octava, ma hanno una lente, un 24 mm. Questo qui invece è il Sigma, il famoso Sigma da 16 mm. Questo qui fondamentalmente è l'equivalente di quella, più o meno siamo sui 25 dovremmo essere, perché io uso Canon e c'è un fattore di crop di 1.6, quindi 16 per 1.6 dovrebbe essere intorno ai 25. Se ho parlato arabo con te, ci sono dei video dove ti spiego come utilizzare le lenti, come scegliere le lenti, eccetera. Comunque ti basti sapere che questo è il Sigma 16 mm 1.4. 1.4 significa che ha un'apertura incredibile. Ci sono video dove ti spiego che cosa vuol dire tutto questo, quindi hai bisogno anche di luci molto basse, nel senso luci non troppo forti, perché è una lente luminosissima. Quando invece la lente non è luminosa devi avere delle luci molto più potenti, quindi come dire, sì, è vero che questa costa relativamente poco, però costa perché è una lente, quindi non costa 40 o 50 euro, costa sicuramente di più. Tra l'altro non so se la fanno, questa qui la fanno sia per Sony, per Canon, e non mi ricordo se la fanno anche per Nikon, non ricordo, ma se vai sul sito di Sigma la trovi, e la trovi usata veramente a poco,
intorno ai 150 euro, 160 euro, ed è pazzesca, è leggera, nonostante sia grande, è leggera, ma soprattutto tutti i video, ecco, così come ti ho detto prima del microfono, l'accoppiata è sempre questa. Tutti i miei video che non vedi qui, da questa postazione, tutte le altre angolazioni, uso sempre questa lente. La lente che sto usando adesso è un 24 mm Canon 1.4, anche questo, sì, ma costa un botto. Questa qui invece è una versione super economica, è solo 16 mm, fissa, ma è fantastica. Non ne riesco a fare a meno. Io ce l'avevo, poi l'avevo venduta, poi l'ho ricomprata perché sono stato stupido a venderla, perché in questa fascia di prezzo migliore di questa non c'è, e quindi ho preso questa. Ultime due cose. Allora, microfono. Questo qui, tu mi dirai, Ale, ma che microfono è? È semplicemente un T-Bone BC500 moddato. Ho fatto un modding estetico però, io non apro i microfoni, non li smonto perché non lo so fare, perché chi sono io quando ci sono dei tecnici che fanno i microfoni. Allora, questo microfono perché lo vedi strano? Perché gli ho messo uno scotch nero intorno, perché le scritte non mi piacciono, sai, io ho notato questa cosa. Poi questo scotch è lucido, quindi con la luce riflette, è molto bello. E questa qui è semplicemente la spugna dell'SM7B, lo spugnone gigante dell'SM7B, che gli va, non è proprio perfetta, però guarda, resta. E sinceramente ho notato che il suono mi piace di più così. A parte che è ancora più bello rispetto a prima questo microfono. E questo qui è un microfono che utilizzo sempre. Attenzione, utilizzo sempre per i video su YouTube. Non lo utilizzo per fare podcast o per fare registrazioni serie. Per quello utilizzo altri microfoni, che costano comunque di più, quindi non te li faccio vedere in questo video. Per fare video su YouTube, per fare live, per fare registrazioni serie ma non professionali, utilizzo questo microfono. Ora, se avessi solo questo, utilizzerei questo, ma siccome per fortuna ne ho altri, utilizzo altri. Questo qui è il microfono che ti consiglio perché è versatile, suona bene, ha una bellissima forma e costa veramente poco, perché costa forse 85 euro. Ti lascio il link in descrizione, non mi ricordo i prezzi di tutto quello che ti ho fatto vedere, sinceramente. Ultima cosa, questa scheda audio. Vocaster 2 della Focusrite. Perché ti consiglio questa? Perché questa scheda quando è uscita costava più di 200 euro, poi all'improvviso il prezzo è sceso tantissimo e io l'ho pagata 68 euro. 68 euro, niente. Adesso il prezzo sta salendo, però siamo sugli 80 euro, che comunque secondo me è assolutamente accettabile. Esiste anche la versione a un canale, Vocaster One, che costa, non dico la metà, ma sicuramente meno, adesso non mi ricordo, ma ti lascio il link in descrizione. È una scheda audio fantastica perché ha l'autogain, per te che magari non sai regolare il gain, ha due uscite cuffie comodissime, due microfoni con i manopoloni, dietro c'è una cosa carinissima che è l'uscita per la fotocamera, quindi tu puoi utilizzare questa scheda per fare video, fai entrare i microfoni qui, l'audio esce da questa uscita fatta apposta per la fotocamera, entra nello smartphone, nella fotocamera, nell'action cam, dove ti pare, e fai live streaming o fai video prendendo l'audio appunto da questa piuttosto che dalla fotocamera. Quindi è comodissima, poi è bellissima come forma, la tieni sulla scrivania, cioè questi manopoloni grandi, comodissima, molto bella. Ok, io credo di aver finito, sto guardando le cose sulla scrivania, sì, credo di aver finito, credo di averti raccontato un bel po' di cosette, ti lascio come al solito tutti i link in descrizione, se hai dubbi, domande, curiosità, se vuoi suggerimenti su altre cose, insomma, lo sai bene, ti basta commentare e io come al solito rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.